Goran, cosa ti ha portato qui in Francia, in Bretagna? E non è la prima volta che suoni qui. La seconda volta ero molto onorato quando mi hanno invitato, perché io sono un marinaio. Io ho fatto barca a vela fino a Barbados. Allora essere accettato dai marini è bello sapere che... Perché mi hanno detto adesso che questo è un festival, non so, 30 anni di questo 30 festival. anni di canti di mare. E la gente che suona qui questi giorni sono la gente che è scelta dal pubblico. Allora è bello sapere che un compositore di una piccola musica può avere questo onore. Ti abbiamo visto in tante città italiane, nel Friuli, a Folchest, a Genova, anche recentemente. C'è molta differenza tra il pubblico italiano e il pubblico straniero, il pubblico francese. A parte che fuori d'Italia non sanno tutte parole di Bella Ciao, no. No, ci divertiamo noi e quando noi ci divertiamo si divertono tutti. È tradotto in tutte le lingue. Sì. Bene. Quando tu eri piccolo, che cosa volevi fare? Il mio padre era colonnello e pensavo che essere un militare è la più bella cosa nel mondo, avere questa bella uniforme, essere armato. Poi, non lo so, il mio papà che era violinista amateur, suonava il violino, voleva che io suono il violino, mi hanno mandato in scuola per il violino, però subito ho capito che le ragazze preferiscono i chitarristi. Allora, non ho mai imparato bene la violino. Per cui se tu non fossi stato un cantante, che cosa avresti fatto nella vita? Beh, io da educazione io studiavo filosofia e siccome erano i tempi dei comunisti dovevo essere professore di marxismo. Quando finisci gli studi di filosofia diventerai un professore di marxismo. Sono evitato questo destino, sono diventato un star di rock and roll. Allora di là non ho fatto niente altro che le musiche. Forse posso fare i gioielli perché lo so fare i gioielli. E mi piacciono la gente che fa le cose con le mani, sono la gente felice, perché vedono quando cominciano a fare una cosa, vedono verso la fine. Dunque, voi in Serbia avete il Guča Festival, molto conosciuto, ci sono tantissimi appassionati, vengono anche dall'Italia. In Italia c'è qualcosa di simile, cioè la passione è altrettanto forte. Io ero maestro concertatore nella Notte della Da Taranta, Taranto, sì. che proprio ha la stessa biografia come Guccia. È Esatto. un uomo che si è svegliato una mattina e voleva fare un festival della piccola musica che si suona proprio in una regione. È la stessa cosa come Guccia, solo che la Notte di Taranto sono più intelligenti e fanno meglio, molto meglio che Guccia. Ma, oddio, ognuno ha la sua particolarità. Beh, quelli di Notte di Taranto sono veramente buoni e lo sanno fare bene. Dunque, esiste un paese dove ti piacerebbe avere una produzione discografica in particolare? No, io non sono fatto per un lavoro serio. E il migliore ricordo della tua carriera qual è? Beh, io ho cominciato come un musicista dalle bar di striptease quando avevo 17 anni. Allora mi ricordo prima notte nelle bar di striptease, questa notte erano penso 5 o 6 donne nude davanti a me, io avevo 17 anni, ho detto, Bregovic, il Dio ti manda un segnale, questo è il tuo mestiere. Dunque, adesso avrai in mente altri progetti, oltre che la tournée di quest'estate, progetti discografici. Io ho un nuovo disco, Tre lettere di Sarajevo, e ci vuole 3-4 anni di presentarlo. Allora, stasera lo presenterò qui
perché io non ce l'ho nessun video nella vita, non sono in TV. Allora ci vuole viaggiare e presentare la sua musica. Allora quando ci vuole viaggiare da Island fino a Siberia, da Argentina fino al Canada, prende il tempo. E penso che i prossimi 2 o 3 anni sarò viaggiando per presentare 3 lettere di Sarajevo. Beh, agli altri musicisti il commiato è speriamo di rincontrarci in Italia. Con te non possiamo dire la stessa cosa perché tu credo che ci verrai molto di frequente. Ah sì, con grande piacere. E noi ti aspetteremo e saremo molto contenti di ascoltare la tua musica come sempre. E ti diamo l'appuntamento ai prossimi concerti in Italia. Grazie mille. Arrivederci. Ci vediamo. Sempre più, sempre fa.